Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete, o per i più esperti anche Luna e Venere in Ariete. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Andiamo a vedere qual è l'evento in arrivo, la sfera in cui si manifesta, cioè dove avverrà amore, lavoro, vocazione, famiglia, corpo, anima, cioè qual è il luogo del risveglio, dove si apre la porta. Qual è il significato spirituale e karmico, cioè il messaggio spirituale che l'evento porta con sé? La risorsa sacra da offrire, no? Il sacrum facere, come puoi rispondere in modo sacro, qual è il tuo gesto sciamanico da fare? E la presenza invisibile che ti accompagna, l'alleato invisibile, no? E poi vediamo qual è la sintesi poetica della visione futura, cioè come può trasformarti, dove può portarti se accogli l'evento, chi puoi diventare, ok? Allora, vediamo subito. Ariete, cosa ti sta per accadere? Cosa ti sta per accadere? L'evento in arrivo può essere una situazione concreta, un risveglio interiore. Vediamo qual è l'evento in arrivo. Qual è la sfera in cui si manifesterà questo evento? Amore, lavoro, vocazione, famiglia, corpo, anima, il luogo del risveglio, la sfera in cui si manifesta questo evento. Poi il significato spirituale e karmico dell'evento. Poi la risorsa sacra da offrire, cioè come puoi rispondere in modo sacro, qual è il tipo di gesto sciamanico, l'offerta agli spiriti, no? Il sacrum facere. Qual è la presenza invisibile che ti accompagna, l'alleato invisibile, un antenato, un archetipo, una forza? In che forma, lo sciamanesimo diremo, in che forma si manifesta il tuo amante mistico? Vediamo un po'. La presenza invisibile. E poi andiamo a vedere come ultima carta la sintesi poetica, la visione futura, come può trasformarti, dove può portarti se accogli l'evento in modo sacro, chi puoi diventare. Allora, facciamo un bel respiro profondo, ragazze mie, andiamo a vedere, ragazzi, cosa sta per accadere. Cosa ti sta per accadere? Evento in arrivo. Allora, la papessa abbiamo qua come evento in arrivo. Allora, l'evento che arriva è un silenzio che parla, una rivelazione sottile, una verità che si apre dentro di te, non si apre con clamore, però con potere. È un'informazione importante che si apre in te, che viene dall'alto, c'è un sapere nascosto, qualcosa che, ti dico questo, stavi già sentendo, però ora si manifesta chiaramente. Quindi preparati ad ascoltare ciò che non è detto, preparati ad ascoltare quindi un sogno, una voce interiore, una guida femminile o il tuo intuito che si risveglia come una sacerdotessa antica. Va bene? Ok. Dove si manifesterà questo evento? Nella sfera materiale, 9 di denari. Questo evento si manifesterà nella sfera materiale, nella tua indipendenza economica, nel tuo lavoro, nella tua sicurezza personale. Quindi questo mi dice che è il momento di riconoscere il tuo valore, la tua autosufficienza, cioè il piacere di aver costruito qualcosa per te. Quindi come indicazione pratica, anche come gesto sciamanico, mi viene in mente con questa carta che devi essere fiera del tuo cammino. Quindi preparati a ricevere il frutto del tuo impegno, oppure un frutto del tuo impegno. Mi dice fai spazio a un'opportunità professionale che ti valorizza davvero. Per esempio potresti decidere di lavorare da sola o da solo,
oppure portare un progetto personale al livello successivo. Oltre alle pratiche suggerite nel vostro segno zodiacale del mese corrente, con questa carta in questa posizione io ti chiedo di camminare scalza o scalzo su un terreno naturale, anche solo pochi minuti, e chiedi a Madre Terra, mostrami dove fiorisce la mia ricchezza interiore. E poi facciamo anche il mudra del loto, come vi ho spiegato nel video sull'abbondanza magia pratica 14, e offriamo tutte le nostre ricchezze, i nostri sogni, le nostre aspirazioni allo spirito, a te, a te, a te. Ok? Perché è una grande bomba questa per te, va bene? Ok, andiamo a vedere il significato spirituale e karmico di questo evento. Ah, è voluto proprio dalle stelle. C'è la stella. Questo evento ha un significato profondamente spirituale, cioè che sei guidata o guidato, perché la stella ti ricorda che sei sulla strada giusta, anche se non vedi ancora il traguardo. È tempo di credere nella tua visione, di lasciar cadere i dubbi e ritornare ad avere la fede. Questa è una benedizione karmica per te, ok? Cioè qualcosa che ti arriva come dono per il tuo cuore puro. Qualcosa che arriva a te come dono per il tuo cuore puro. Ok? Vediamo come darci a questo evento, il sacrum facere, no? Il darsi cosa offrire allo spirito, come darsi a questo evento. La risposta sacra da offrire. Asso di coppe, guarda che stesa meravigliosa, rispondi con apertura, rispondi con amore, lascia che il tuo cuore trabocchi, anche se fa paura, lascialo, lascia che trabocchi. Questo è un tempo per accogliere, non per trattenere. Quindi cosa offrire? Offri gentilezza, dolcezza, verità emotiva. Potresti anche iniziare una nuova relazione qua, con una persona, o con un progetto o con te stessa. La relazione qua inizia sulla tua sfera personale, però ti dico perché me lo mettono, questa apertura di cuore indica anche una nuova relazione per alcuni di voi, anche non solo con una persona la relazione. Sappiamo che noi siamo in relazione con tutto quello che ci accade, ma la relazione che tu hai con questo evento è una relazione di puro amore. Questo progetto è una relazione di puro amore, perché è una relazione di puro amore con te stessa o con te stesso. Ok? Ok, andiamo a vedere qual è la presenza invisibile che ti accompagna, in che forma si manifesta questa forma invisibile, questa presenza invisibile. Con un paggio di denari. Allora, qua mi dicono che ti accompagna uno spirito giovane, uno spirito devoto, una sorta di apprendista del mondo. Per esempio, potresti ricevere un messaggio importante legato al lavoro o a uno studio. Qua c'è un alleato invisibile. Può essere anche un animale guida, come la volpe, il cerbiatto, che ti invita a imparare qualcosa di nuovo, con dedizione, con umiltà. Questo spirito ti dice: ogni passo che fai con amore è già un dono al tuo futuro. Va bene? È una stesa potentissima. Vediamo adesso qual è il potenziale compimento di questo evento. Bellissimo, 3 di coppe. Qua c'è celebrazione, sorellanza, condivisione, gioia del cuore. Quindi se accogli questo evento si aprirà una fase di apertura agli altri, di ritorno alla vita, di connessioni vere e nutrienti. Quindi può essere un successo da festeggiare, te lo dico. Qualcosa da festeggiare avrai, anche una relazione che sboccia, no? O che sia con una persona, ma qua mi mettono sulla tua sicurezza personale, quindi anche con una persona è possibile. La sfera è quella della piena realizzazione tua. Quindi anche ritrovarti nel cerchio delle anime affini, c'è qualcosa che tu festeggi qui. Dopo un lungo cammino solitario, l'anima qua mi dicono che danza. Ok? Quindi ciò che ti sta accadendo è una porta. Se scegli di attraversarla con consapevolezza, puoi trasformare questa esperienza in forza, bellezza e direzione.
Quindi ti dicono non restare a guardare, agisci come chi sa di essere il custode della propria anima. Va bene? Quindi magari scrivimi nei commenti o scrivimi su un quadernino qual è la parte di te che questo evento vuole risvegliare. Qual è la parte di te che sta assopita magari? Perché quello risveglierà. Ok? Bellissimo. Mettiamoci queste carte. Sono uscite due, ordine e la fortuna. Sviluppa le tue capacità di organizzazione, i tuoi viaggi sono protetti. Corri il rischio di essere tradito o usurpato, tu rimani fedele alla parola data. E qua la fortuna, sei talentuoso e la fortuna ti accompagna, hai sentimenti nobili, vivi nella bellezza, armonia e ricchezza rimanendo umile. La carta dell'ordine si riferisce soprattutto alla meticolosità che ti ha chiesto il paggio di denari. Questo impara con umiltà, con dedizione, con devozione, sei guidata, sei guidato, reagisci con il cuore aperto, anche se non sai dove ti porta, perché ti porta a celebrare una grande fortuna, si apre per te qua. Voglio mettere due specifiche su quelle carte, su questa. Allora prendo, dove stanno? Queste. Due specifiche sul 9 di denari. Il 2 di spade, qua arriva una scelta da fare. Non sai dove ti porterà questa cosa, però ti dicono vai, stai nella... Prenditi il tuo spazio sacro e decidi, anche se questa scelta ti può sembrare un po' confusa o nebbiata, perché ti porta fortuna. Cos'altro? Sul 9 di denari. Guarda, 9 di coppe, appunto. Guarda, allora. Questa carta mi sta dicendo che arriva qualcosa che ti fa felice, una tua realizzazione personale, anche se non la vedi magari arrivare adesso, ma dal momento in cui vedi questo video vedrai che ti arriva. Il senso qual è? Una sospensione sacra dove devi ascoltare quella rivelazione interiore che ti porta a realizzare, cioè tu lo sai già questa cosa, ok? Anche se la mente non la sa, tu la sai già, questo ti porta a realizzare un sogno, un desiderio, ok? Vediamo cos'altro. Sul significato spirituale e karmico con la stella. Sai perché? Hai aspettato molto qua col 7 di denari. Stai seminando qualcosa di nuovo, tu l'hai sempre saputa questa cosa. Il messaggio è la pazienza di vedere i frutti. Però è nell'ambito pratico, lavorativo, di tua sicurezza personale che arriva questa cosa qui. Vediamo cos'altro sull'aiuto invisibile del paggio di denari. Sì, qua c'è un re di coppe. Allora, il re di coppe qua mi dice che l'aiuto invisibile può essere anche un mentore, qua. Un mentore che ti propone qualcosa, anche una guida spirituale ci può essere stata, che in te ha acceso questa necessità di dedicarsi con umiltà a qualcosa, a degli studi, dedicarsi a questa cosa qui che arriva. Il re di coppe è anche la figura della perfetta emotività, no? Della navigare nelle proprie emozioni senza farsi travolgere e quindi essere maturi emozionalmente. Puoi anche essere una persona dall'altra parte del velo che ti sostiene in questo, ok? Quindi l'evento che si manifesterà per ricapitolare nella
sfera della realizzazione personale, dell'autonomia, dell'autostima, no? Però mi dice con questo 2 di spade non è proprio immediato, cioè mostra un momento di indecisione, di esitazione, stai valutando 2 strade, forse non vuoi vedere qualcosa, però che succede? Che poi arriva il 9 di coppe, cioè il desiderio del cuore ti si fa chiaro, maturo, cioè che è pronto a essere realizzato. Questa stessa ti dice scegli te stessa o te stesso, non rimanere ferma o fermo per paura di perdere qualcosa. La vera ricchezza è nel dire sì a ciò che ti dà gioia. Ok? Quindi hai seminato tanto già per questa cosa. È un premio karmico. Hai atteso, anche alcune volte, molte di voi hanno perso anche la fiducia. Quindi ora arriva la benedizione, una conferma, un segno dall'alto, un nuovo senso di fiducia nella vita, cioè la stella è anche la tua chiamata a livello di vocazione, no? Ti viene chiesto di brillare, di condividere il tuo talento, di tornare a credere nella tua, come dire, visione originaria, mi viene da dire, visione originaria, ok? E che succede qua? Che questo paggio di denari con re di coppe c'è una presenza invisibile, come se fosse una presenza invisibile doppia, no? Cioè, da un lato c'è lo studente, l'umile, aperto all'apprendimento, dall'altro il maestro del cuore, il re di coppe. Che significa? Che l'evento che ti sta per accadere porta con sé una lezione emotiva, cioè dovrai imparare a fidarti del tuo sentire profondo, anche mentre esplori territori nuovi, proprio sul piano pratico. Quindi il re di coppe è una figura, come ti ho detto anche prima, maschile, spirituale o anche reale. Cioè può essere una guida, un terapeuta, un amore maturo, oppure la tua stessa parte interiore maschile che ora si fa stabile e amorevole. Quindi insieme queste 2 carte ti dicono cresci imparando ad amare e ama imparando a crescere. Sei protetta, sei protetto, stai attraversando un'iniziazione affettiva che riguarda la fiducia e l'emotività, ma anche la stabilità emotiva e il contenimento. Allora, come riassunto finale, ciò che ti sta per accadere è una rivelazione sottile e potente. Sarai guidata o guidato da un'intuizione profonda, che può essere o un sogno o la voce interiore, che ti farà vedere con occhi nuovi una situazione di vita. Questo evento si manifesterà nella vita della tua indipendenza e del tuo valore personale. Qualcosa si sblocca ma solo dopo una scelta consapevole. Il tuo cuore sa già cosa desidera, ma la mente esita. Scegli ciò che ti rende felice anche se sembra controcorrente. Spiritualmente stai ricevendo una benedizione karmica. La stella brilla sul tuo cammino come una sorta un segno di fiducia, no? È come se il divino ti riconoscesse. Il tempo della semina mi dicono che è finito praticamente. Il tempo della semina è già stato, anche se hai paura dell'attesa. C'è già stato questo tempo, il tempo della fioritura è adesso. Ma ti viene chiesto però di rispondere con il cuore aperto, di lasciarti attraversare dall'emozione, di cominciare qualcosa di nuovo che ti coinvolga profondamente. E la guida invisibile che ti accompagna è un'alleanza tra la parte giovane di te, con la voglia di scoprire e di esplorare, e il tuo sé maturo. C'è una danza tra chi ancora impara e chi già ama. Quindi può manifestarsi questo come un uomo sensibile, una guida, un insegnante, oppure, ripeto, la tua stessa parte maschile, che finalmente ti guida senza giudicarti. E che cosa succede? Meraviglioso. Qual è il compimento? Gioia, apertura, connessione. Il 3 di coppe qua è il tuo futuro se accogli il dono che ti arriva. Quindi dice non restare da sola o da solo, entra nel cerchio, ridi, condividi, ama. Quindi questo evento ti porta fuori dall'isolamento e dentro la festa dell'anima. Ok? Adesso, per incanalare al meglio questa energia, ti chiedo, ti faccio una domanda, puoi scrivermela anche sotto i commenti o sul quadernino, no? Chiamiamolo il tuo diario rituale, che so che tantissimi di voi ce l'hanno, no? Qual è il desiderio che stai evitando di riconoscere? Poi,
Quale parte di te ha bisogno di essere amata con più maturità? E soprattutto, quale parte di te, no, e soprattutto in che modo puoi onorare il tuo valore senza più chiedere il permesso, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è ciò che ti sta per accadere, meraviglioso. Detto questo, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e con l'invito sempre a praticare lo yoga sciamanico, l'arte spirituale, tutto ciò che ci diciamo sempre. E ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!